Ciao ragazzi, oggi una batteria speciale. So 12.8 volt, 100 ampere ora, classica batteria? No, questa no. Questa è Comflex Edition. Cosa vuol dire? Vuol dire che comunica con i nostri impianti Victron. Possiamo collegarla al cerbo, all'ecrano. Non preoccupatevi, tra un minuto vi spiego che cosa sono. E sia sulla barca, sullo schermo della barca, o da remoto, o sul telefono, possiamo entrare nel portale della Victron e avere tutti i parametri di questa batteria disponibili sul sistema. E questo ha tantissimi vantaggi, perché Victron riesce a gestire la batteria e la batteria è contenta perché può essere gestita proprio da Victron. Quello che vedete adesso è proprio la prima accensione nella barca del mio amico Stefano, dove abbiamo messo due lead time da 100 ampere SmartCom in parallelo e il BMS ha comunicato immediatamente al Cerbo la potenza disponibile, quindi 200 ampere, la carica massima di gestione delle batterie e andando sulla sezione lead time o diciamo, sulla parte completa ho tutti i dati sia della batteria che di tutti gli altri accessori. Può essere il caricabatterie solare, il caricabatterie da banchina, quello che vedete in mezzo dove c'è scritto inversione in corso è l'inverter. Abbiamo provato a accendere anche l'inverter e lo Smart Shunt ci ha dato una tensione bassa. Ma perché? Perché l'inverter, quando lo vai ad accendere, ti dà praticamente un allarme. Abbiamo usato un sistema con una resistenza per evitare le scariche grandi, insomma è una cosa un po' complicata. Ora abbiamo provato a collegare l'inverter e abbiamo una scarica di 170 ampere, meno 100, anzi meno 191 ampere e le batterie tengono una tensione di 11 volt e 42, sono cariche al 17%. E quindi 192 ampere sono 2190 watt assorbiti, che non è assolutamente male. Entriamo quindi un po' nel dettaglio. Questa batteria è una 100 ampere, si può mettere in serie o in parallelo, ma grazie a questa funzionalità e a queste due porte che ha sopra, che vi mostro qui, più un pulsante di accensione, spegnimento e di abbinamento, è in grado di comunicare direttamente col nostro impianto Victron. Questo ha dei grandissimi vantaggi. Se abbiamo più batterie in parallelo, che è la condizione, fra virgolette, normale, quindi andiamo a moltiplicare la capacità che è 1280 Wh per un certo numero di batterie e moltiplichiamo anche la capacità in corrente. Questa batteria può portare 100 ampere continui, sia di carica che di scarica, può portare 150 ampere per 5 secondi e può portare addirittura 300 ampere per un secondo. Quindi va bene anche per l'accensione di motori che necessitano di un certo spunto. Ma soprattutto, come vi dicevo, comunica direttamente con l'impianto Victron. Victron è un sistema che secondo me è forse il migliore in questo momento come qualità-prezzo. Ci sono altri sistemi che comunque sono paragonabili, vedi per esempio Mastervolt, ma Victron è quello da me preferito. Ho fatto tantissimi impianti, soprattutto su barche di amici con la Victron e mi sono sempre trovato benissimo. La prima cosa, oltre che essere molto affidabile, essere abbastanza semplice da usare, molto preciso in quello che fa, la Victron ha anche un grandissimo vantaggio. Ha un portale e se io vado a collegare l'impianto della barca con un router oppure semplicemente con un hotspot, a distanza posso controllare l'impianto, andarlo anche a modificare in alcuni parametri, se non tutti, vedere come sta andando l'impianto, se effettivamente i pannelli solari stanno funzionando bene, se i consumi sono quelli che avevamo ipotizzato, se il motore sta caricando nel modo corretto le batterie.
Tutte queste cose le posso andare a vedere sul portale e queste batterie, visto che si collegano direttamente sul portale, posso andare a leggere la capacità totale, quella residua, la temperatura, lo stato delle celle. Posso fare tutto senza essere fisicamente vicino alla batteria con l'applicazione della LeadTime e collegarmi quindi col Bluetooth. Questa è la differenza sostanziale tra questa batteria e gli altri modelli della LeadTime, sempre da 100 A. Faccio un piccolissimo recap per chi magari non ha visto gli altri video. Le batterie sono LiFePO4, ti danno un sacco di cicli, parliamo di 4000 cicli al 100% dell'uso, quindi da 0 a 100. Parentesi nella parentesi, queste batterie possono essere scaricate anche fino a 0, tanto le celle non vanno a 0, si scaricano fino a 11.5, dopodiché il BMS stacca la batteria per salvaguardare le celle. Oppure fino al 100%, 14.6, dopodiché di nuovo il BMS stacca la batteria. Se io vado a collegare queste batterie tramite i cavetti che sono in dotazione con la mia rete Victron, la batteria dice a Victron qual è la sua condizione e Victron sa come deve comportarsi per mantenerla in perfetta efficienza. Garanzia 5 anni. Il prezzo è leggermente più alto rispetto a una batteria di pari caratteristiche. Trovate giù in descrizione il link per andarvi a vedere prezzo e caratteristiche sul sito direttamente della LeadTime. Trovate anche il codice sconto mio del canale e vi consiglio di fare una foto quando fate l'acquisto se volete utilizzare quel codice, perché in questo modo, in caso di qualsiasi tipo di problema, io posso anche intervenire direttamente con la LeadTime. Vi do ancora un'informazione di servizio. Ho appena ristrutturato il mio sito web. Trovate in descrizione l'indirizzo, ma è semplicissimo, davideserafini.it. Lì troverete una sezione proprio dedicata all'energia. Caricherò gli schemi delle barche che vado a fare, magari delle note, vi farò vedere quali sono i materiali che io utilizzo normalmente, così vi potete fare anche un'idea e se avete bisogno di un impianto particolare fatto ad hoc per le vostre esigenze, potete tranquillamente contattarmi. Trovate tutti i riferimenti. Tra l'altro, se vi iscrivete al sito, di tanto in tanto vi terrò aggiornati con la newsletter, magari quando esce un progetto nuovo o delle cose che vi possono interessare, a seconda delle cose che voi andrete a selezionare sul sito. Ma torniamo sulla batteria. Come vi dicevo, è una batteria piccolina, leggera, pesa meno di 10 kg, 100 A, BMS come vi ho detto 100 A 12.8 volt. Si può mettere fino a 16 unità, si possono mettere, 4 in parallelo più 4 in serie, quindi 4 serie da 4 in parallelo. Normalmente noi per le barche utilizziamo due sistemi, o queste messe in parallelo fino a 4 pezzi, oppure messe in serie se vogliamo alimentare il motore di prua o magari un inverter più potente dove andiamo anche a spendere meno, perché un inverter da 48 volt 3 kW costa molto meno rispetto a un inverter da 3 kW 12 volt. La quantità di rame all'interno dell'inverter è molto minore, la sezione dei cavi è molto minore. 3 kW con 12.8 volt vuol dire 300 A arrotondando di corrente. Se io faccio la stessa cosa con un pacco batterie da 48 volt, dai praticamente 300 A passo a meno di 100, circa 80 A. Quindi potete immaginare che i cavi sono molto molto più sottili. Detto questo, questa batteria si collega sempre anche con il nostro Bluetooth, quindi se non la vogliamo utilizzare nell'impianto Victron, anche se secondo me sarebbe un po' sprecata in un impianto dove non c'è il Victron di mezzo, possiamo comunque farlo e utilizzare l'applicazione per controllare tutte le caratteristiche, lo stato di carica, eccetera. Una cosa importante, se io per esempio ho soltanto un inverter, ho soltanto
un solar charger, anche smart, della Victron, non posso collegare direttamente questa batteria. Questa batteria comunica con il Cerbo oppure l'Ecrano. Sono due moduli, per chi non conosce Victron, che servono per fare da cervello, chiamiamola così, dove si collegano tutte le parti dell'impianto, adesso ve la faccio molto semplice, comprese quindi anche le batterie, e loro sono in grado di comunicare tramite un cavo di rete o un wifi anche su un portale esterno dove trovo tutto l'impianto fatto e come sta andando e come sta funzionando. Questo dà degli enormi vantaggi, perché innanzitutto possiamo tenere sempre sotto controllo tutte le cose che abbiamo in barca. Tra l'altro l'Ecrano e il Cerbo hanno diverse cose anche in più. Adesso io dovrò fare un video su questo tipo di impianti perché sono tantissimi di voi anche che me lo chiedono. I prodotti Victron non sono proprio semplicissimi. Cerbo e Crano in particolare sono delle cose un po' più particolari. Addirittura anche il Multiplus, che è l'inverter caricabatterie, diciamo, è costruito in un certo modo proprio per non essere programmato da chiunque, proprio per una questione di sicurezza. Quindi nel fai da te va benissimo il Victron nelle piccole cose. Se è un impianto complesso e vogliamo essere sicuri di fare le cose giuste per non rischiare danni alle batterie o anche ai componenti Victron, vi consiglio sempre di rivolgervi a un professionista che sappia usare e programmare i Victron, perché se no ci si ritrova con le batterie che si scaricano, che non si caricano bene, con delle falle nell'impianto che non deve assolutamente esserci. Si spendono tanti soldi, l'impianto deve funzionare assolutamente bene. Per tutte le altre caratteristiche, questa batteria è praticamente equivalente a una batteria LiFePO4 12 volt 100 A. La caratteristica principale e per cui se la paga anche un po' in più è semplicemente questa, la possibilità di collegarla all'impianto Victron. Adesso andiamo a vedere l'unboxing e dopo vi mostrerò anche qualche barca dove le ho già installate. Questa batteria ce l'ho da un sacco di tempo e infatti la lead time era un po' preoccupata, ha detto Davide, è la prima volta che ci fai aspettare tanto, però in realtà l'ho voluta testare bene, perché soprattutto all'inizio, visto che le istruzioni non erano proprio chiarissime, ci abbiamo messo un po'. Io e il mio amico Stefano abbiamo fatto il primo test sulla sua barca. Ci abbiamo messo un po' a scovare un po' tutti i dettagli che dopo si sono verificati fondamentali per far funzionare bene le batterie. Se volete un video dove andiamo a parlare proprio esclusivamente di come si setta l'Ecrano o il Cerbo rispetto a questa batteria, scrivetemelo nei commenti e lo farò sicuramente. Metterò comunque una scheda sul sito Davide Serafini dove ci sono i parametri fondamentali. Se volete anche un video proprio dove vi mostro tutto, allora chiedetemelo e dovrò fare ad hoc. Non voglio farlo qui perché sennò questo video diventa troppo lungo, ma soprattutto so che la maggior parte di voi non è così avvezza a Victron. Quello che volevo fare oggi io è dirvi che esiste questa batteria, che se volete fare un impianto Victron che comunichi con una batteria esiste questo modello che lo fa, se no bisogna utilizzare altri sistemi tipo lo Smart Shunt, anche con batterie diverse. Però in quel caso non abbiamo mai il controllo del BMS, a meno che non utilizziamo le batterie Victron, però auguri, costano una fucilata. Avere il controllo del BMS vuol dire che la nostra centralina, in caso di problemi, può spegnere la batteria, staccare completamente la corrente. Se la centralina rileva un'anomalia nell'impianto, mette in sicurezza l'impianto, va a spegnere le batterie. Anche mettendo uno smart shunt, purtroppo questo non è possibile su altri impianti fatti sempre con la Victron. L'unico modo è questo qui, bisogna utilizzare un cavo di comunicazione, in questo caso via CAN, che va collegato al cerbo o all'ecrano e l'ecrano comunica con la batteria
e l'ecrano è in grado di fare spegnere, accendere, cambiare tutti i parametri che sono legati proprio al BMS. Ora vediamo la carica e la scarica della batteria. Qui la sto caricando col mio Victron e qui ho preparato il mio tester per vedere la capacità che effettivamente ha questa batteria. Come vedete la potenza di scarica è 400 watt, la batteria ha 12 volt e 99, la scarico praticamente a 32 ampere costanti. In fondo in azzurro c'è la capienza della batteria. Quando sarà finito il ciclo andremo a controllare. Eccoci qua, il ciclo praticamente è finito. Non guardate il tempo, le 161 ore non c'entrano niente. La capacità è un po' più di 100 ampere e la spia sul pulsante sta lampeggiando indicando che la batteria è andata in sicurezza, cioè il BMS ha interrotto praticamente la scarica. Avete visto l'unboxing, vi ho mostrato anche qualche esempio di installazione fatta. Spero che il video vi sia stato utile per conoscere questo prodotto che io reputo veramente molto interessante. Funzionano bene, fino adesso non ho avuto nessun tipo di problema. Ringrazio Stefano anche per avermi dato la possibilità di fare i test sulla sua barca e di avermi prestato anche qui la batteria per farvela conoscere e un po' meglio. Vi ricordo che in descrizione avete il codice sconto e il link della batteria. Usatelo il codice e fate uno screenshot o una foto del carrello quando l'acquistate con il mio codice sconto. In caso di problemi basta che mi scriviate una mail. Fino adesso problemi per fortuna non ce ne sono stati, ma se avete difficoltà mi scrivete una mail e vi sarò di supporto, soprattutto con la lead time, visto che ho un canale preferenziale. Grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo presto per un altro video su un'altra batteria. Ciao ragazzi!